Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, prima di iniziare il video vorrei ricordarvi, visto che ne abbiamo parlato in alcune dirette live, del fatto dell'assegno di inclusione, che la ricarica di maggio è praticamente, diciamo non per tutti, perché non è che vale per tutti questa cosa qua, però la ricarica di maggio per quasi il 90% della gente è la penultima ricarica prima dello stop. Questo succede perché molte persone, come vi ho detto, il 90% delle persone ha richiesto il sussidio, il sostegno, chiamatelo come volete, a partire da gennaio del 2024. Quindi praticamente contando 18 mesi si arriva poi a giugno. Sapete benissimo che per poter richiedere l'assegno di inclusione almeno un componente della famiglia deve trovarsi in una condizione, diciamo, di fragilità, così l'hanno chiamata, quindi deve essere tipo un minore, una persona con più di 60 anni, una persona una persona con disabilità o in condizioni di svantaggio. Poi ovviamente bisogna avere un ISEE non superiore a una determinata cifra e attivare il patto di attivazione digitale, più ovviamente altri requisiti che vabbè adesso non sto ad elencarveli tutti perché sennò veramente diventerebbe un video lunghissimo e non ne usciamo più fuori. Quindi due cose: intanto, come vi ho detto, la ricarica di maggio può essere la penultima per tantissime persone, perché poi a giugno ci sarà l'ultima, poi c'è il mese di stop e poi si riparte, ovviamente per chi ha i requisiti. Io credo che se una persona che prende l'assegno di inclusione adesso e lo riceve tranquillamente senza nessun problema, io non credo che ci siano problemi anche nel rinnovo poi per poter richiedere le altre mensilità. E ricordatevi come sempre che poi dopo comunque le cose non è che cambiano, non è che dopo il rinnovo, oddio, chissà cosa succede. Allora, no. Allora, diciamo in linea generale, intorno al 15 del mese incassano l'assegno di inclusione tutti quelli che poi aspetteranno la prima ricarica oppure gli arretrati, primo discorso. E poi intorno al 27, sempre sabati e domeniche escluse, anticipi, non anticipi, feste, non feste e quant'altro, vabbè, questo poi ne riparleremo più avanti anche, incassano l'assegno di inclusione tutti quelli che ovviamente ricevono dalla seconda mensilità in poi, quindi possiamo chiamarli i vecchi. Quindi al 15 ci sono i nuovi e al 27 ci sono i vecchi percettori. Quindi, come vi ho detto prima, per poter continuare a ricevere l'assegno di inclusione bisogna ovviamente attendere il mese, quello che viene definito il mese di stop, ok? Quindi c'è il mese di sospensione. Questo significa che poi i primi pagamenti per molte persone partiranno dopo luglio, quindi se ne parla poi ad agosto. Proprio per questo motivo qui io vi dico già, perché poi succede come a dicembre, a novembre, dicembre, che io ho iniziato a dire preparatevi documenti per rinnovare l'ISEE, perché poi a gennaio bisognerà rinnovare l'ISEE e quant'altro. Infatti poi chi mi ha seguito ha fatto le cose, tutto quanto, e non ha avuto problemi. Sono state poi persone che invece poi tuttora continuano a scrivermi e dirmi ma io ho rinnovato poi a febbraio, a marzo e adesso ci sono dei ritardi nei pagamenti. Quindi, per non arrivare come sempre all'ultimo momento, farsi trovare impreparati, che poi non si trovano i documenti, non c'è questo, non c'è quello, non riesco a prendere l'appuntamento di qua e di là. Luglio sarà un casino, intanto perché ci sono le feste, primo.
quindi già mezza Italia se ne va in vacanza. Primo discorso. Secondo discorso, i documenti. Terzo discorso, ci sarà una valanga di gente che richiederà il rinnovo dell'assegno di inclusione, quindi sicuro a luglio ci sarà un grande casino. A sto punto non fatevi trovare impreparati, chiedete eventualmente se ci sono dei documenti da rinnovare, pratiche da fare, cose, preparateli, metteteli da parte e non fatevi trovare impreparati. Il secondo argomentone di oggi riguarda l'Home Care Premium e mi è stato chiesto specificatamente di parlare di questo argomento, e siccome che io ne avevo già parlato anche in altri video, a questo punto l'ho inserito anche in questo. Quindi oggi vi spiego che cos'è l'Home Care Premium e come si fa per accedere. Allora, intanto l'INPS ha pubblicato un avviso di accreditamento per la fornitura di dispositivi e servizi di telemedicina per un programma che si chiama, proprio per questo programma che si chiama Home Care Premium, HCP, che praticamente serve per l'assistenza alle persone non autosufficienti e dà la possibilità di ricevere un bonus per le prestazioni di assistenza domiciliare e praticamente si rivolge alle persone non autosufficienti con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenire il decadimento cognitivo. Parentesi, io non sono né un medico né uno psichiatra né niente, ok? Io sono ragioniere, quindi la sfera medica non mi riguarda, per quello ci sono i medici e quant'altro. Come per il discorso delle buste paga, esistono i consulenti del lavoro che fanno buste paga o gli avvocati che si occupano di leggi, quindi ognuno ha il suo compito. Per quanto riguarda la questione medica, dovete rivolgervi al vostro medico, ok? Quindi tutte le informazioni che vi do sono informazioni di carattere, diciamo, a livello tipo di ragioniere, ecco, così, ecco, per capirci. Quindi i beneficiari hanno diritto a un contributo economico che l'INPS chiama prestazione prevalenze, che è finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l'assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico, e 2 a servizi di assistenza alle persone, che l'INPS chiama prestazioni integrative, che vengono erogati dagli ambiti territoriali e da enti convenzionati con l'istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale. Come sempre, quando l'INPS fa qualcosa, c'è di mezzo il PNRR. Infatti questo progetto è stato realizzato con i fondi del PNRR, che io alle volte mi chiedo se fanno più bene oppure male. Comunque, detto questo, serve ad aiutare i servizi di assistenza con altri servizi aggiuntivi per poter raggiungere tutte quelle persone che vivono in delle aree che loro definiscono interne della penisola e che quindi sono praticamente svantaggiate rispetto a chi vive in una grossa città. Ecco, perché sono distanti dai centri diagnostici o dai centri di cura, eccetera, eccetera. Ogni tanto si accorgono che l'Italia non è fatta solo di grosse città come Torino, Milano, Roma e quant'altro, Bari, no, l'Italia è fatta per il 90% di campagne e di montagne e quindi la gente vive, non è che vivono tutti in città, vivono anche fuori. Ogni tanto, grazie ai fondi del PNRR, qualcuno si accorge che l'Italia è fatta così. Ogni tanto se ne accorgono solo quando ricevono dei fondi, se no per loro l'Italia è fatta solo da grosse città. Vabbè, comunque, vediamo che ogni tanto, appunto, come vi ho detto, la questione è questa. In pratica, cosa succede? Con questo servizio le persone potranno usufruire di nuovi apparecchi che servono per il monitoraggio dei parametri vitali da installare all'interno della loro abitazione e che poi saranno collegati ai servizi di
telemonitoraggio, teleassistenza, telesoccorso, eccetera, eccetera. Come fare domanda? Ecco, come fare domanda? In linea generale ci sono 3 sistemi. Online, quindi utilizzando username, password, speed, speak span, svelto e company, su un sito internet che si chiama Portale Welfare in un click. Lo ripeto, quando si parla di portali sono normalissimi siti internet, non sono dei portali dove uno attraversa e va tipo nell'aldilà. Ecco, sono normalissimi siti internet. Secondo sistema, chiamando il centralino telefonico dell'INPS ai soliti numeri che già conosciamo, 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare. Anche lì comunicando poi eventualmente le proprie credenziali se il centralinista ve li chiedono. Oppure un sistema molto più semplice, ancora più semplice, andando da un patronato con il proprio DSU e il verbale che certifica lo stato di invalidità. In questo modo qua vi risolvete tutti i problemi. Prima di concludere il video, però vi ricordo l'abbonamento al mio canale di YouTube. Qui sotto nella descrizione del video trovate tutte le informazioni per abbonarvi, perché dovete abbonarvi al mio canale. Quindi qui sotto in descrizione video, primo collegamento che trovate, vi abbonate. Oppure se vi viene più comodo potete andare nella home page del mio canale di YouTube, sotto il mio nome c'è un collegamento, cliccate là sopra e da lì vi potete abbonare. Tantissimi vantaggi, come vi dico sempre, tantissimi vantaggi, tra cui video esclusivi, riservati solo agli abbonati, e tra l'altro man mano che sto andando indietro nei video passati, tutti i video, tutorial e controlli li sto riservando solo agli abbonati, quindi molti video non saranno più pubblici ma riservati. Poi abbiamo tutta una serie di commenti prioritari, perché gli abbonati hanno la priorità dei commenti, e terzo, gli abbonati ricevono un badge, un distintivo di riconoscimento, quindi un distintivo di ringraziamento riservato solo agli abbonati. Quindi mi raccomando, tantissimi vantaggi con l'abbonamento al mio canale di YouTube. Tutte le informazioni qui sotto in descrizione video. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!